Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Oggi in questo video tutorial andremo a realizzare la borsa che avete visto nella foto in anteprima. Per realizzare questa borsa vi occorreranno dei manici. Io ho scelto questi di resina, sono 20x20. Vi servirà anche una fodera del gessetto per disegnare la sagoma della nostra borsa, segnapunti, un ago tirafettuccia, forbici, spilli, ago e filo e dell'agnuta del colore che preferite. Io ho scelto questa di colore cru e poi vi servirà del passamaneria. Io ho scelto questo con i pompon. La mia borsa la lavoro tutta con l'uncinetto del 3,5. Detto questo, io vi lascio al tutorial. Questo è il primo dei due pannelli che ho già lavorato. Allora, in questa borsa partiremo direttamente dal manico montando le nostre maglie e io nel mio progetto ho montato 51 maglie, numero dispari. Partiremo facendo delle maglie basse, delle maglie mezze alte, poi inseriremo gli aumenti, quindi maglie alte, aumento, maglie alte e poi al centro andremo a fare un ventaglietto. Faremo così per 9 giri, al 10° giro inseriremo ancora aumenti, quindi da 2 aumenti che facciamo diventano 4, quindi andremo a fare aumento, 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 aumento. Nel penultimo giro andremo a fare delle maglie alte e nell'ultimo giro andremo a fare maglie basse. È un progetto semplicissimo, alla portata di tutti, quindi io direi di passare a tutorial. Allora prendiamo il manico, il filo e l'uncinetto e andiamo a montare le nostre maglie. Nel mio progetto ho montato 51 maglie, numero dispari. Io ho preso il filo e ho fatto, vedete, un nodino, l'ho lasciato lento, non proprio stretto, e andiamo a passare il filo, lo andiamo a passare così. Quindi prendo il manico, dietro passo il filo, davanti ho il manico, ok? Quindi dietro il filo, dietro al manico mettiamo il filo, così passiamo. Questo che sto facendo non è la prima maglia, è diciamo tipo un nodino. Peschiamo il filo e andiamo a fare una maglia bassissima. Passo il filo dietro, vedete, passo il filo, prendo il filo e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto vado a stringere, prendo la cotina e la tiro, vado a stringere tutto, diciamo, il punto, vedete, e lo stringo così. Faccio questo movimento e lui si stringe, tiro, facciamo questo movimento e lui si stringe, vedete, è già stretto. Quindi sempre il filo dietro qui e l'uncinetto davanti. Mi porto anche il filo di lavorazione, vedete, questo me lo vado a portare dietro. Entro nuovamente così, prendo il filo, giro, lo passo davanti e chiudo a maglia bassa così. Se è lenta praticamente la stringete facendo questo movimento, ma io la lascio un tantino lenta così mi viene più facile lavorare. Ok, questo è il primo punto, quindi questo è il nodino che abbiamo fatto e questo è il primo punto. Di questi punti ne andiamo a fare 51. Allora, ho montato 51 maglie nel mio manico e ho già posizionato i miei segnapunti. Allora ho fatto 9 maglie, alla 10ª ho messo il primo segnapunti, 4 maglie, alla 5ª ho messo il mio segnapunti, altre 4 maglie ho messo un altro segnapunti, poi ho fatto 5 maglie, ho messo un altro segnapunti. Quindi questo blu ho diviso, li ho fatti a colori, ecco, ho messo gli stessi colori, quindi questo è il centro della mia borsa. Qui verranno le maglie basse, le maglie mezze alte, maglie alte, qui nel segnapunti rosa andrà l'aumento,
maglie alte, qui andrà il ventaglietto, quindi al centro della mia borsa andrà il ventaglietto. Andiamo a fare il primo giro del nostro pannello. Io faccio una catenella e volte lavoro, entro nella prima maglia e vado a lavorare le mie maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e la decima maglia bassa la vado a fare dove c'è il segnapunti e vado a fare la decima maglia bassa, quindi entro dove c'era il marcapunti e faccio una maglia bassa e così mi segno questa maglia, me la segno di nuovo con il segnapunti. Qui abbiamo 5 maglie, poi c'è 4 maglie, abbiamo il segnapunti. Andiamo a prendere il filo sull'uncinetto, entro nella maglia e vado a fare maglie mezze alte. 1, 2, 3, 4 maglie mezze alte. La quinta maglia mezza alta la vado a fare dove c'è il segnapunti, vado a fare la quinta maglia mezza alta e 5 maglie mezze alte. Vado a marcare di nuovo la quinta maglia mezza alta. A questo punto vado a fare le maglie alte, quindi lavoriamo le maglie alte fino al segnapunti rosa. 1, 2, 3, 4 maglie alte, tolgo il segnapunti dove c'è il segnapunti, vedete, quindi maglie basse, maglie mezze alte, maglie alte, dove c'è il segnapunti vado a fare il mio aumento. Prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare maglia alta, prendo così, magari mi viene meglio così non fa rumore, ecco, maglia alta, una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia alta. Ok, questo è il nostro aumento. Prendo bene. Ok, allora abbiamo fatto il primo aumento. Continuiamo con le maglie alte e ci fermiamo 2 maglie prima di arrivare al segnapunti, quindi lavoriamo 1, 2, 3 maglie, quindi andiamo a lavorare 1, 2 e 3 maglie, quindi 2 maglie prima di arrivare al centro della nostra borsa ci fermiamo, quindi io mi sono fermata 2 maglie prime. Vado e tolgo il segnapunti blu, cioè il centro, io sono al centro della mia borsa, quindi mi sono fermata 2 maglie prima di arrivare al centro della borsa. Prendo il filo sull'uncinetto, entro proprio dove ho tolto i marcapunti al centro della borsa e vado a fare un ventaglietto, quindi ho saltato 1 e 2, vado al centro e vado a fare un ventaglietto di 5 maglie alte prese tutte nello stesso punto, quindi 1, 2, 3,
4 e 5 maglie alte, quindi un ventaglietto di 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base, quindi 1 e 2, entro nella terza e vado a fare maglia alta. 1, entro nella maglia successiva, maglia alta, maglia successiva, maglia alta. Allora, qui abbiamo il segnapunti rosa, quindi dobbiamo andare a fare il nostro aumento. Togliamo il marcapunti e andiamo a fare il nostro aumento. Quindi entro nella maglia e vado a fare maglia alta, una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare una maglia alta. Quindi abbiamo fatto il nostro aumento. Continuiamo con le maglie alte fino ad arrivare al segnapunti. Allora, ho fatto le maglie alte, qui abbiamo il segnapunti, quindi togliamo il segnapunti delle maglie mezze alte, quindi andiamo a fare le maglie mezze alte. Prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare una maglia mezza alta e questa me la segno. Quindi ci segniamo la maglia, la prima maglia mezza alta, e continuo con le maglie mezze alte fino ad arrivare al prossimo segnapunti. Ok, ho fatto le mie maglie mezze alte, vado a togliere il segnapunti e vado ad iniziare le maglie basse, quindi entro e faccio la prima maglia bassa e questa me la segno. Ok, continuo con le maglie alte fino ad arrivare alla fine. Terminato il primo giro andiamo a fare il secondo giro, faccio una catenella e volto il lavoro, entro nella prima maglia qui e vado ad iniziare le 10 maglie basse. Fino ad arrivare al primo segnapunti. Allora, sono arrivata al segnapunti, tolgo il segnapunti e vado a fare la maglia bassa e questa me la segno, quindi è la maglia bassa, l'ultima maglia bassa che noi andiamo a fare. Continuiamo e andiamo a fare le maglie mezze alte. Qui prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia e vado a fare la prima maglia mezza alta, quindi continuiamo con le maglie mezze alte fino ad arrivare al segnapunti giallo. Allora, fatte le maglie mezze alte, tolgo il segnapunti giallo e vado a fare l'ultima maglia mezza alta. Ok, e vado a mettere il segnapunti giallo. Ok, continuiamo con le maglie alte fino ad arrivare all'aumento, quindi andiamo a lavorare le maglie alte.
Allora, arrivati all'aumento, vedete qui c'è la maglia alta, vado a fare la maglia alta qui prima di arrivare alla catenella, vado a fare la maglia alta, entro nello spazio della catenella e vado a fare l'aumento, quindi faccio maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Continuo con le maglie alte, continuiamo con le maglie alte fino ad arrivare al ventaglietto. Allora, sono arrivata all'ultima maglia, ho fatto l'ultima maglia prima del ventaglietto, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro al centro del ventaglietto nella maglia centrale del ventaglietto e vado a ripetere un ventaglietto di 5 maglie alte. Allora, terminate le 5 maglie alte, vado a fare le maglie alte qui. Allora, a questo punto i giri non cambiano, dobbiamo andare avanti per 9 giri facendo maglie basse, maglie mezze alte, qui andiamo a fare l'aumento, maglie alte e ventaglietto lo andiamo a fare nella maglia centrale del ventaglietto, ripetiamo il ventaglietto, andiamo avanti per 9 giri e alla fine ci vediamo qui per continuare. Terminati i miei 9 giri, a questo punto andiamo ad inserire altri aumenti, quindi andremo a fare per 5 giri andremo a fare gli aumenti, nella penultima maglia prima di arrivare al ventaglietto e nella maglia subito dopo la prima maglia del ventaglietto, quindi andremo a fare un aumento qui e un aumento in questa maglia, dopodiché lavoreremo le maglie come si presentano, le maglie mezze alte e le maglie basse, le maglie alte. Quindi andiamo a fare il primo giro di aumenti, quindi per 5 giri andremo ad inserire ancora aumenti, faccio una catenella e volto il lavoro e vado a lavorare le maglie basse, le 10 maglie basse. A questo punto, terminate le maglie basse, vado a lavorare le 5 maglie mezze alte. Lavorate le mie 5 maglie mezze alte, vado a lavorare le maglie alte. Lavorate le maglie alte, sono arrivata al primo spazietto per l'aumento e vado a fare il mio aumento, maglia alta, catenella e maglia alta. E continuo a lavorare le maglie alte e mi fermo una maglia prima di arrivare alla fine, quindi nella penultima maglia mi fermo. Sono arrivata alla penultima maglia dell'aumento, vado a fare un aumento, entro nella maglia e vado a fare maglia alta, rientro nuovamente, un'altra maglia alta. Faccio l'ultima maglia prima del ventaglietto e questa parte l'abbiamo finita, abbiamo fatto il primo giro con l'aumento. Prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Ho fatto il mio ventaglietto, lavoro la prima maglia, la lavoro,
e la seconda maglia vado a fare il mio aumento, quindi 1 e 2 maglie alte, quindi continuo con le maglie alte. Allora a questo punto dobbiamo andare avanti per altre 4 giri, quindi finiamo questo giro con gli aumenti. Nel giro successivo andremo a fare l'aumento sempre la penultima maglia prima di arrivare all'ultima maglia, quindi andremo a fare l'aumento nella penultima maglia, andremo a fare la maglia, il ventaglietto, la maglia aumento. Andremo avanti per 5 giri, quindi finiamo questi altri 4 giri con gli aumenti e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i miei 5 giri di aumenti, prima di arrivare nella maglia finale ho fatto l'aumento, subito dopo il ventaglietto ho fatto la maglia e l'aumento. A questo punto andiamo a fare un altro giro e togliamo gli aumenti, quindi non faremo questi 2 aumenti, andremo a lavorare le maglie basse, mezze alte, maglie alte, qui andremo a fare l'aumento, maglie alte e ventaglietto per un giro solamente. Quindi iniziamo, faccio una catenella e volto il lavoro e comincio a lavorare le maglie basse. Sono arrivata al primo segnapunti, tolgo il segnapunte e vado a fare l'ultima maglia bassa, quindi faccio la maglia bassa e rimarco di nuovo la maglia e metto il mio punto. A questo punto andiamo a fare le 5 maglie mezze alte. Tolgo il segnapunti, faccio l'ultima maglia mezza alta e questa me la marco anche, me la segno anche. Andiamo a lavorare le maglie alte. Allora, fatte le mie maglie alte, sono arrivata all'aumento, quindi entriamo e andiamo a fare l'aumento. Quindi maglia alta, catenella e maglia alta. Quindi proseguiamo con le maglie alte fino ad arrivare al ventaglietto e ci vediamo qui per continuare. Allora, terminate le maglie alte senza aumento, andiamo nel ventaglietto e andiamo a fare il nostro ventaglietto. 5 maglie alte. Ok, continuiamo con le maglie alte fino al prossimo aumento. Continuiamo con le maglie alte. Allora, fatte le mie maglie alte, sono arrivata all'aumento, vado a fare l'aumento, catenella e un'altra maglia alta. E qui ci sono le maglie alte, quindi continuiamo con le maglie alte. Qui abbiamo le maglie mezze alte e qui abbiamo le maglie basse. Continuiamo, completiamo il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminate il giro, adesso andiamo a fare il penultimo giro. Allora, terminate il giro, adesso andiamo a fare il penultimo giro. Andremo a fare delle maglie basse, maglie mezze alte, qui andremo a fare le maglie alte e dentro la catenella dell'aumento, qui dentro, andremo a fare una maglia alta, quindi l'aumento non lo faremo più. Andremo avanti con le maglie alte e nel ventaglietto, le 5 maglie alte, andremo a fare 5 maglie alte divise, non più il ventaglietto, quindi andremo a fare maglia alta, maglia alta, maglia alta per 5 volte. Il ventaglietto saranno 5 maglie alte. Andremo a fare le maglie alte, dentro l'aumento nella catenella andremo a fare una maglia alta, maglie alte, mezze alte e basse. Ok, quindi iniziamo il penultimo giro. Faccio una catenella e volto il lavoro.
Allora vado avanti con le maglie basse, maglie mezze alte e maglie alte. Ci vediamo all'aumento per continuare. Allora ho fatto le maglie alte e sono arrivata nello spazietto dell'aumento. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto della catenella e vado a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, passo nella maglia alta successiva e vado a fare maglia alta. Quindi proseguiamo con le maglie alte e ci vediamo al ventaglietto per continuare. Allora sono arrivata alle 5 maglie del ventaglietto, vado a fare 5 maglie alte. Ogni maglia del ventaglietto vado a fare una maglia alta, quindi 5 maglie alte. Ok, e questo è il risultato. Quindi proseguiamo con le maglie alte. Qui nello spazietto della catenella andiamo a fare una maglia alta, maglie alte, maglie mezze alte e maglie basse. Quindi completiamo tutta la riga e poi ci vediamo qui per fare l'ultimo giro. Allora, terminato il giro, andiamo a fare l'ultimo giro. L'ultimo giro sarà tutto di maglie basse per tutto il nostro pannello. Vado, faccio una catenella e volto il lavoro e vado a fare delle maglie basse per tutte le maglie disponibili. Quindi lavoriamo le maglie basse e completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato i miei giri, l'ultimo giro naturalmente l'ho fatto tutto di maglie basse. A questo punto andiamo a tagliare il filo, lasciamo un po' di filo per fare la nostra cucitura sia in un pannello che nell'altro. Allora io lascio un po' di filo, taglio il filo e vado a fare il mio nodino. Ok, perfetto, questo ci serve per fare la nostra cucitura. A questo punto in un pannello solamente andiamo a mettere il nostro passamaneria di pompon. Andiamo a prendere la misura da una parte, da questa parte, e andiamo a cucire tutto, diciamo il nostro nastrino lo andiamo a cucire tutto così prima di mettere la fodera. Mi aiuto con degli spilli e mi vado a fissare con degli spilli il mio passamaneria. Allora ho terminato di fissare con gli spilli, vedete, tutto il mio passamaneria. A questo punto prendiamo l'ago e il filo e andiamo a cucire.
Allora, terminato di cucire il mio passamanerie, i miei pompon, vedete, ho cucito tutto a giro. A questo punto il pannello con i pompon lo mettiamo da parte e andiamo a prendere il pannello senza pompon. Ecco qua. Quindi mettiamo il pannello dal dritto, quindi la fodera è dal dritto, quindi l'appoggiamo così e andiamo a disegnare con il nostro gessetto, andiamo a disegnare, magari ci aiutiamo con qualche spilla per tenerla ferma, quindi mettiamo qualche spilla per tenere, diciamo, ferma la nostra fodera. Vedete? Io la taglio così. A questo punto prendiamo il nostro gessetto e andiamo a disegnare. Iniziamo da qua, quindi io disegno, quindi la fodera è dal dritto, quindi io disegno prima il pezzettino del manico, senza sporcare naturalmente la borsa. Quindi vado qui, togliamo gli spilli, naturalmente di questi pannelli ne dobbiamo disegnare due. Quindi a questo punto andiamo a tagliare 1 centimetro dopo la cucitura. Naturalmente ci dobbiamo staccare 1 centimetro, quindi andiamo a tagliare 1 centimetro in più rispetto alla cucitura, quindi in 1 centimetro, così. Allora, terminato di tagliare il mio pannello, naturalmente di questi pannelli ne dobbiamo tagliare due, uno per il pannello con i pompon e l'altro per il pannello, diciamo, dove non ci sono i pompon. A questo punto appoggiamo la nostra fodera e andiamo a piegare dove abbiamo fatto il segno con il gessetto, andiamo a fare una piega così e lo andiamo a appoggiare sopra il nostro passamaneria. Vedete, questo è il passamaneria, lo vado ad appoggiare così. Ok, mi aiuto con degli spilli, naturalmente ci aiutiamo con degli spilli. Ci aiutiamo sempre con degli spilli. Qui dove c'è la riga del gessetto noi andiamo a piegare e andiamo ad unire, diciamo così, e mettiamo una spilla. Allora continuiamo dove c'è, vedete, dove c'è il segno del gessetto, noi andiamo a piegare e lo fissiamo con una spilla. Quindi pieghiamo dove c'è, vedete, il segno del gessetto, lo pieghiamo così e andiamo a fissarlo con, ecco. Allora continuiamo fino ad arrivare alla fine, quindi continuiamo per tutto il giro. Prima prendiamo il centro del nostro lavoro, quindi il centro sarebbe i ventaglietti e poi andiamo a giro, prima da una parte e poi dall'altra, quindi continuiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui.
quindi ho messo la fodera in questo con i pompon e in quello semplice. A questo punto andiamo a fare la cucitura la andremo a fare dal dritto, non dal rovescio. Li mettiamo così, io praticamente ho lasciato del filo, così direttamente farò la cucitura sia da una parte che dall'altra. Quindi andiamo a mettere i nostri pannelli uno sopra l'altro e andiamo a fare la cucitura. Le maglie sono tutte uguali, quindi non ci possiamo sbagliare. Rientro di nuovo in questo punto e poi entro nella maglia dell'altro, diciamo, pannello. Ecco qua. Qui all'inizio vado a fare 2-3 giri, così non si apre. Quindi ogni maglia andiamo a prendere la costina, vedete la costina questa rivolta verso noi, e la vado a chiudere e poi vado a prendere la costina, questa che c'è dietro, questa qua, e vado a stringere così. Andiamo a cucire la nostra borsa tutta attorno e il nostro progettino è terminato, quindi non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina. Giù in descrizione vi metto il link del mio gruppo Facebook Dolce Vita Crochet. Vi aspetto in tanti per condividere la nostra passione. Un bacio a tutti e alla prossima, ciao!